Ciao ragazzi, oggi parliamo di Ed Corney, detto The Master Poser, ovvero il maestro nell'arte delle pose e della presentazione. Un atleta della Golden Era che, seppur meno noto dei vari Arnold, Zane, Columbu, Reeves e Park, è stato un protagonista del bodybuilding per circa 30 anni. Vincitore dei titoli di Mister America e Mister Universo IFBB e sul podio in diverse occasioni al Mister Olympia. In particolare ricordiamo il terzo posto assoluto ottenuto nel 1977 alle spalle di Frank Zane e Robbie Robinson. E soprattutto un attore importante nella diffusione del bodybuilding fra il grande pubblico. Lo ricordiamo come l'uomo copertina, nonché uno dei protagonisti del libro e del docufilm Pumping Iron, che ha giocato un ruolo fondamentale nel portare il bodybuilding, allora attività di nicchia, sotto gli occhi del grande pubblico. Ed è stato un ottimo interprete dei valori e dei principi del bodybuilding delle origini, fatto sostanzialmente di passione sportiva, spirito artistico e longevità atletica, e questo si è riflesso nel suo percorso sportivo. Lo ricordiamo per il suo fisico simmetrico e ben proporzionato, la sua abilità nell'arte della presentazione, ritenuta da molti esperti fra le migliori di sempre, e per la grinta negli allenamenti, testimoniata ancora oggi dalle estenuanti sessioni in palestra fatte insieme ad Arnold Schwarzenegger e altri atleti, e immortalate nel film Pumping Iron e in altri video. Avvicinatosi al bodybuilding in età non più giovanissima, Corney è riuscito a costruire una carriera sportiva di tutto rispetto, confrontandosi e vincendo competizioni contro atleti molto più giovani di lui, a dimostrare il potere dell'allenamento con i pesi, che unito alla passione permette di mantenersi in ottima forma anche in età matura. In questo video ne ripercorriamo brevemente la vita e la carriera sportiva. Enjoy! Ed Corney nasce il 9 novembre 1933 a Honolulu, la capitale delle Hawaii. Sportivo sin da bambino, Ed pratica ed eccelle nella pallavolo, nel surf, nella canoa e nel judo, disciplina nella quale diventerà cintura nera. Ricorda il suo percorso nelle arti marziali come un'esperienza formativa molto importante per forgiare la disciplina e la capacità di concentrazione che sarebbero state fondamentali in seguito per la sua carriera nel bodybuilding. La scoperta della sua passione per il bodybuilding arriva tardi per Corney. Dopo la scuola, negli anni 50, Ed si arruola nella Guardia Costiera degli Stati Uniti e dopo aver prestato servizio a New York si trasferisce in California, a Fremont. Intorno ai 26 anni si unisce ad una squadra locale di pallavolo e durante una partita contro un team di pallavolisti bodybuilder rimane stupito dalle capacità atletiche di questi ragazzi. Ed, come molti altri all'epoca, era convinto che l'allenamento con i pesi rendesse gli atleti lenti e impacciati, ma durante quella partita capisce che deve ricredersi. Quei bodybuilder erano ottimi pallavolisti, in particolare Miller Williamson, campione di bodybuilding americano degli anni 50-60 che univa muscoli, agilità, potenza e precisione. Ed rimase impressionato dal fisico e dalle capacità di Millard e dopo averci parlato si convinse che i suoi preconcetti riguardo l'allenamento con i pesi erano sbagliati e decise di iscriversi ad una palestra per cominciare a praticare il bodybuilding. Così, a 27 anni, Ed cominciò il suo viaggio nel mondo del bodybuilding e, sebbene partito non più giovanissimo, scoprì di avere un buon talento per questo sport. Il suo fisico rispondeva bene allo stimolo dell'allenamento con i pesi, il che lo aiutò a consolidare la sua passione. Comunque, a quei tempi Ed ancora non pensava alle gare, era contento di sviluppare il suo fisico in un'opera d'arte. La sua carriera agonistica comincia nel 1967, a 33 anni. Sollecitato dal suo amico e proprietario di palestra Bob Perata, Ed si convince a partecipare al Mr. Fremont e presentatosi in gara con un peso sui 72 kg, distribuiti su 1,68 m di statura, vince. È la scintilla che accende il suo amore per il bodybuilding, che da quel momento diventerà una delle sue ragioni di vita. Negli anni seguenti gareggerà con frequenza prima nella AAU dal 1968 al 1971 e poi nella IFBB per tutto il resto della sua carriera agonistica, che durerà fino al 1998 e nella quale, con un peso in gara sugli 85 kg, si affermerà come uno dei migliori atleti della sua epoca nella categoria piccole e medie taglie. Fra i punti salienti della sua carriera agonistica ricordiamo le vittorie al Mister America e al Mister Universo IFBB ottenute nel 1972, il secondo posto ottenuto nella categoria sotto i 90 kg al Mister Olympia del 1975 dietro a Franco Columbu
e le 2 vittorie al Mr. Olympia Masters IFBB over 60 ottenute rispettivamente nel 1994 e 1995. Ed stupisce e si impone per la simmetria, equilibrio e armonia del suo sviluppo fisico, ma soprattutto per la sua abilità nel posare, dove porta una fluidità nelle transizioni tra una posa e la successiva mai vista prima. Intervistato riguardo alla sua enfasi nella cura della presentazione sul palco di gara, affermerà: nessuno, né i giudici né il pubblico ti vedono allenarti, fare la dieta e prepararti per la gara. Ecco perché do così tanta importanza alla mia routine di pose. È l'unico modo per esprimersi e connettersi con il pubblico. Concluderà la carriera agonistica nel 1998, a 65 anni, con un 10° posto all'Arnold Classic Masters. Nel 1999 i 30 anni di allenamento e stile di vita necessari per gareggiare nel bodybuilding ai massimi livelli hanno presentato il conto a Ed, con diversi gravi problemi di salute che ne hanno determinato l'abbandono delle competizioni. Durante un intervento chirurgico ad una spalla ha avuto un infarto e a seguire ha subito 2 ictus, che hanno richiesto interventi chirurgici al cuore e al cervello. Dopo un breve periodo di coma e mesi trascorsi su una sedia a rotelle, Ed ha lottato con la sua consueta grinta per tornare in salute e rimessosi ha in seguito continuato ad allenarsi con entusiasmo fino a oltre i 70 anni, rimanendo vicino al mondo del bodybuilding e del fitness in qualità di personal trainer, divulgatore, portavoce e ambasciatore dello sport. Ricordiamo il suo DVD The Master Poser, che mostra alcune delle sue migliori routine di pose. Nel 2004 è stato inserito come membro nella Hall of Fame IFBB, un riconoscimento alla sua carriera e al suo contributo per lo sport del bodybuilding. Ma il momento più alto della sua popolarità, quello che ha dato più risonanza mediatica alla carriera sportiva di Ed, è sicuramente la sua partecipazione al docufilm Pumping Iron del 1977, dove lo si può vedere, a 42 anni, in allenamento insieme ad Arnold e in gara a confronto con Franco Columbu, come uno dei protagonisti del momento magico che sul finire degli anni 70 ha aiutato a diffondere lo sport del bodybuilding fra il grande pubblico. Un momento storico che portò il bodybuilding, allora attività di nicchia, a diventare un movimento noto agli occhi del grande pubblico, una evoluzione che avrebbe raggiunto l'apice con l'esplosione del fenomeno fitness negli anni 80. Purtroppo il 25 dicembre 2018 Ed ha subito la rottura di un aneurisma cerebrale ed è morto il 1 gennaio 2019. Aveva 85 anni. In palestra Ed si allenava seguendo i dettami old school della sua epoca, quindi ad alto volume ed alta frequenza, affidandosi principalmente a manubri bilancieri e all'istinto per la selezione degli esercizi e la programmazione degli allenamenti. Al picco della sua carriera agonistica si allenava 6 giorni a settimana, con una routine che lo vedeva in palestra 2 volte al giorno. Lontano dalle gare, ogni gruppo muscolare veniva sollecitato 2 volte a settimana, con 8-10 serie di lavoro, che diventavano 3 allenamenti a settimana e 20 serie per gruppo muscolare suddivise in 4 esercizi da 5 serie di 8-10 ripetizioni ciascuno, con l'avvicinarsi delle competizioni. Una delle sue split di riferimento era del tipo lunedì, mercoledì e venerdì, petto, spalle, bicipiti, polpacci e addominali, martedì, giovedì e sabato, gambe, schiena, tricipiti, polpacci e addominali. Ai tempi non praticava attività aerobica. A chi gli chiedeva quale fosse il miglior metodo di allenamento, Ed rispondeva semplicemente: concentrato, pesante e intenso. Lo ricordiamo mentre eseguiva lo squat con la caparbietà di un bulldog, macinando ripetizione dopo ripetizione durante gli allenamenti fatti con Arnold Schwarzenegger in preparazione per il Mr. Olympia del 1975. Atleta dalla carriera agonistica lunghissima, con il passare degli anni e l'evolversi delle situazioni, Ed ha adattato il suo allenamento alle condizioni fisiche e possibilità del momento, introducendo l'attività cardio sul tapis roulant su suggerimento del suo amico e compagno di allenamento Danny Padilla, e modificando la sua selezione di esercizi in funzione degli infortuni, ad esempio riducendo i movimenti di spinta e aumentando quelli di tirata a seguito degli interventi chirurgici che dovette fare alle spalle, ma mantenendo la matrice base della sua filosofia di allenamento, cioè frequente, pesante e intenso. Al termine delle sessioni di allenamento, Ed si dedicava al posing, mantenendo ogni posa per 3 secondi, convinto che ciò avrebbe migliorato la separazione muscolare e la sua capacità di presentarsi al meglio sul palco. E riteneva importante la concentrazione e l'approccio mentale, sia per quanto riguarda la connessione mente-muscolo durante l'esecuzione degli esercizi,
che il mantenere una mentalità ottimista e positiva nella vita. Anche sul piano alimentare l'approccio di Ed era legato ai metodi old school della sua epoca. Lontano dalle competizioni seguiva una dieta piuttosto libera, ad alte proteine, medi carboidrati e grassi, ma nella fase pre-gara adottava il classico approccio old school basato su una dieta ad alte proteine e grassi e bassi carboidrati. Sollecitato sull'argomento alimentazione, affermava: «La pratica alimentare che ho trovato più utile è quella di concentrare l'assunzione dei carboidrati nella prima parte della giornata e di concentrarmi sull'assunzione di proteine nella seconda parte della giornata». Sul lato doping e steroidi, Ed ammetteva di averne fatto uso, ma affermava che il suo fisico era per il 97% il risultato dell'allenamento duro e solo per il 3% degli steroidi. Riassumendo, Ed Corney è stato un pioniere e un protagonista del bodybuilding della Golden Era. Con una carriera agonistica che ha attraversato 3 decadi, Ed ha incarnato appieno i valori positivi del bodybuilding delle origini, cioè passione, spirito creativo e longevità atletica. Ed è stato uno dei protagonisti del periodo di transizione che ha portato il bodybuilding dall'essere un'attività di nicchia, conosciuto e seguito solamente da una ristretta cerchia di persone, a diventare una disciplina nota al grande pubblico, aprendo le porte alla diffusione del fenomeno fitness che ha avuto luogo a partire dagli anni '80. Volendo sintetizzare gli insegnamenti dell'esperienza di Ed Corney, ricordiamo 3 punti. Primo, non è mai troppo tardi per cominciare ad allenarsi. Secondo, il bodybuilding è uno sport in palestra e un'espressione artistica sul palco. I suoi praticanti sono, o dovrebbero essere, scultori di se stessi, che forgiano il proprio corpo in funzione del proprio senso artistico. Terzo, il bodybuilding fatto con passione e impegno, senza affidarsi troppo al doping, steroidi e affini, può e dovrebbe essere davvero un'attività di costruzione e non di distruzione del corpo, in grado di garantire una rimarchevole longevità atletica. Al riguardo concludiamo questo video riportando una frase di Ed che riassume in breve l'essenza della sua filosofia. Mi considero un'opera d'arte. Ci ho messo 20 anni per sviluppare il mio corpo nella forma in cui è adesso e se questa non è arte, non so cosa lo sia. Ciao, alla prossima!